Ben ritrovati amici di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati a sorvolare dall'alto il cuore della caldera dei Campi Flegrei per documentare direttamente dal territorio ciò che sta accadendo in una delle aree vulcaniche più monitorate e studiate del pianeta. Un territorio che continua a cambiare sotto i nostri occhi. E oggi più che mai questi cambiamenti non riguardano soltanto i grafici degli scienziati o i dati registrati dagli strumenti di monitoraggio. Stanno avendo conseguenze concrete sulla vita quotidiana di migliaia di persone. Da mesi il territorio flegreo convive con gli effetti del bradisismo. Il suolo continua a sollevarsi, i terremoti continuano a interessare la caldera e le emissioni di gas vulcanici continuano a manifestarsi in numerose aree. Ma oltre agli aspetti geologici, stanno emergendo anche conseguenze sempre più evidenti sulle infrastrutture e sulla mobilità. Come sapete bene, pochi mesi fa è stata chiusa la stazione della Cumana di Pozzuoli a causa dei problemi legati al bradisismo. Successivamente è arrivata anche la chiusura della Galleria Flegrea e la sospensione della circolazione ferroviaria della linea 2 tra Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei per la presenza di elevate concentrazioni di anidride carbonica all'interno della galleria. Una situazione che ha costretto migliaia di pendolari a utilizzare servizi sostitutivi su gomma, aumentando ulteriormente il traffico stradale in una zona che già normalmente presenta notevoli criticità. Oggi, gran parte dei collegamenti ferroviari che servivano il territorio risultano compromessi e il traffico automobilistico continua ad aumentare giorno dopo giorno. Come sempre un caloroso saluto a tutta la comunità di Solfatara News, a chi ci segue attraverso le nostre webcam in diretta 24 ore su 24, a chi monitora insieme a noi il sismografo indipendente installato sul territorio e a tutti coloro che hanno scelto di informarsi attraverso immagini reali e monitoraggi effettuati direttamente sul campo. Oggi, martedì 23 giugno 2026, abbiamo effettuato diversi sorvoli, sia nell'area della fumarola Pisciarelli, sia all'interno del cratere Solfatara. Inoltre, abbiamo dedicato particolare attenzione alla fascia costiera, compresa tra il porto di Pozzuoli e via Napoli, per documentare gli effetti sempre più evidenti del sollevamento del suolo. Partiamo subito dalla fumarola Pisciarelli. Nonostante le elevate temperature atmosferiche rendano meno visibili i getti di vapore vulcanico, la fumarola continua a mostrare una forte attività di degassamento. Osservando attentamente l'area dall'alto, notiamo ancora una volta come tutta la zona circostante, la bocca principale presenti una colorazione sempre più intensa, tendente al giallo. Si tratta principalmente di depositi di zolfo che si formano quando i gas ricchi di composti solforati raggiungono la superficie e si raffreddano. Le alte temperature del suolo e l'intenso flusso di gas contribuiscono a rendere queste colorazioni sempre più evidenti. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Pisciarelli attraverso il nostro drone termico. La temperatura registrata oggi è di 111,5 gradi centigradi. Come sempre mostriamo a schermo il grafico aggiornato con tutte le rilevazioni effettuate nei giorni precedenti. Anche oggi osserviamo valori che continuano a mantenersi molto elevati e che restano ampiamente superiori alle temperature tipiche osservate in molti sistemi idrotermali superficiali. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere Solfatara e abbiamo raggiunto la fumarola Bocca Grande. Le immagini raccolte oggi mostrano emissioni di vapore estremamente ridotte e una pressione apparentemente molto bassa. Ricordiamo però che la diminuzione del degassamento in una fumarola non significa necessariamente una diminuzione dell'attività del sistema. Molto spesso i gas trovano semplicemente nuove vie di fuga attraverso altre fratture sotterranee. Ed è proprio qui che entra in gioco il continuo susseguirsi di microterremoti che stanno interessando l'intera caldera. Ogni scossa può contribuire ad aprire nuove fratture e a modificarne altre già esistenti, permettendo ai gas e ai fluidi idrotermali di migrare verso zone differenti. Per questo motivo una fumarola può perdere pressione mentre altre aree possono mostrare un aumento del degassamento. Da diversi giorni il nostro monitoraggio si concentra con particolare attenzione sulla zona del Monte Olibano. Ed è proprio questo aspetto che continua ad attirare la nostra attenzione.
Perché se osserviamo attentamente la mappa delle criticità emerse negli ultimi mesi, notiamo come molti episodi sembrino concentrarsi nella stessa area geografica. Parliamo della zona compresa tra il Monte Olibano, la Galleria Flegrea e l'area di Via Vecchia San Gennaro. Qui troviamo infatti la Galleria Flegrea, attualmente chiusa per le elevate concentrazioni di anidride carbonica rilevate al suo interno. Ma non è tutto. Proprio nella stessa area è stato recentemente chiuso anche l'Istituto Petronio, dopo il rilevamento di elevate concentrazioni di anidride carbonica in alcune parti dell'edificio. E se torniamo indietro di circa un anno, troviamo un episodio molto simile. Nel 2025 venne infatti chiuso temporaneamente anche il Liceo Virgilio, sempre nella stessa zona, dopo che le verifiche avevano evidenziato concentrazioni anomale di anidride carbonica all'interno della struttura. Successivamente la scuola venne riaperta dopo gli interventi di mitigazione e i controlli effettuati dagli enti competenti. Naturalmente non stiamo affermando che esista una correlazione diretta già dimostrata tra tutti questi episodi. Tuttavia è difficile non osservare come la chiusura della Galleria Flegrea, quella dell'Istituto Petronio e quella del Liceo Virgilio siano avvenute tutte all'interno di una stessa area, che negli ultimi mesi è stata interessata sia da un'intensa attività sismica, sia da fenomeni legati alla risalita di gas vulcanici. Proprio oggi si sono riuniti i sindaci dei comuni flegrei, tecnici ed esperti dell'INGV, per discutere le possibili soluzioni da adottare per affrontare la situazione della Galleria Flegrea. Tra le ipotesi vi è la realizzazione di un sistema di ventilazione forzata per garantire un continuo ricambio dell'aria all'interno della galleria. Si tratta però di interventi che richiederanno tempo e che difficilmente potranno essere completati nell'arco di pochi giorni. Nel frattempo i disagi alla mobilità continuano ad aumentare. Abbiamo quindi effettuato la misurazione termica della fumarola Bocca Grande. La temperatura registrata oggi è di 186,8 gradi centigradi. Come sempre confrontiamo il dato con quelli raccolti nei giorni precedenti e mostriamo a schermo il grafico aggiornato. Anche in questo caso i valori continuano a mantenersi elevati. Ma veniamo adesso a quello che probabilmente rappresenta il segnale più evidente dell'attuale fase bradisismica: l'innalzamento del suolo. Da oltre un anno monitoriamo costantemente il tratto costiero compreso tra il porto di Pozzuoli e via Napoli. E quello che osserviamo oggi è qualcosa che non richiede particolari strumenti scientifici per essere compreso. Basta guardare. I fondali stanno emergendo. Le banchine mostrano profondità sempre minori. Gli imbarchi dei traghetti da e verso Ischia e Procida continuano a essere messi alla prova dal progressivo sollevamento dell'area. Anche numerosi pescatori e proprietari di imbarcazioni private stanno osservando cambiamenti sempre più evidenti nelle zone di ormeggio. Abbiamo confrontato le immagini satellitari storiche della darsena di Pozzuoli. Le differenze sono impressionanti. Anno dopo anno si osserva una progressiva riduzione delle aree sommerse. Quella che anni fa appariva come una darsena pienamente operativa, oggi mostra evidenti difficoltà legate alla riduzione dei fondali. Lo stesso fenomeno è osservabile lungo via Napoli. Le spiagge risultano notevolmente più estese rispetto al passato e in diversi punti stanno riemergendo strutture archeologiche e antiche fondazioni romane che per anni erano rimaste sommerse. Tutto questo rappresenta la dimostrazione concreta di come il bradisismo non sia soltanto un dato registrato dagli strumenti, ma un fenomeno che sta modificando fisicamente il territorio. La domanda che molti cittadini continuano a porsi è una sola: quanto potrà continuare ancora questa fase? Nessuno oggi è in grado di fornire una risposta certa. Ciò che sappiamo è che il suolo continua a sollevarsi, che la sismicità continua a interessare la caldera, che il degassamento resta intenso in molte aree e che gli effetti sul territorio stanno diventando sempre più evidenti. Per questo motivo il monitoraggio costante rimane fondamentale. Noi continueremo a sorvolare quotidianamente la Solfatara, Pisciarelli, il porto di Pozzuoli, via Napoli e tutte le aree più sensibili della caldera per documentare ogni cambiamento. Perché osservare ciò che accade oggi significa comprendere meglio ciò che potrebbe accadere domani. Un enorme grazie a tutta la comunità di Solfatara News per il sostegno quotidiano.
Se apprezzate il lavoro che svolgiamo, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi monitoraggi. Da Solfatara News è tutto. Noi continueremo a monitorare il respiro della caldera, i movimenti del suolo, le fumarole, la sismicità e ogni segnale proveniente dal sottosuolo dei Campi Flegrei. Un saluto a tutti e appuntamento al prossimo aggiornamento.